no, seriamente, io non lo so che cosa è successo questa volta, ma vi giuro che non è colpa mia. O forse sì, non capisco, forse sono io che le maltratto. Però non credo sinceramente. Mi sono sempre presa molto cura di loro e loro, tutta risposta, si sono tutte e due suicidate, diciamo. Fatto sta che niente, mi è morta anche la seconda penna 3D, ragazzi. Io non lo so, sono tanto triste. Questa volta però almeno non si è messa a dormire, semplicemente si rifiuta di caricare il filamento cioè espelle soltanto, però niente, se non niente, mi ha abbandonato poi nel mezzo proprio del mio processo creativo e quindi niente, sono rimasta praticamente con la mia creazione a metà, ma poi sempre nel bel mezzo, cioè non alla fine o all'inizio, no, nel mezzo, così tu non puoi finire. Però, diciamo, non mi sono fatta troppo scoraggiare da questa cosa, anche perché, cioè, no, io quella cosa la dovevo finire. Considerate ci ho fatto le 3 di notte, è diventata una questione di principio, vi giuro ho provato di tutto, ho provato a smontarla, rimontarla, a pulirla, a ripulirla, a quel punto poi ho preso anche la mia vecchia penna 3D, quindi ho pensato magari se scambio i pezzi, invece no, non è successo niente, tutte e due, quella dorme e quell'altra si continua a rifiutare di caricare il filamento, quindi niente, si sono ribellate tutte e due e sono stata costretta a ricorrere a mezzi alternativi e devo dire che comunque il risultato forse è addirittura meglio, non lo so, però a me piace, cioè devo dire io sono rimasta abbastanza contenta del risultato nonostante non sia interamente con penna 3D. Ad ogni modo per questo secondo video con questa seconda penna 3D e probabilmente ci sarà un terzo video con una terza penna 3D. No, non è vero, probabilmente smetterò di comprare penne 3D. Ad ogni modo, per questo secondo video mi sono ispirata a uno dei videogiochi forse più famosi sul pianeta Terra e sicuramente famoso tra quelli della mia generazione e non, che è proprio quello di Super Mario. Chi non conoscesse Super Mario, ma la vedo difficile, ragazzi, se non lo conoscete andatevi a fare una cultura subito. Ad ogni modo, per chi non lo conoscesse, Super Mario è quel videogioco dove Luigi e Mario, che sono due fratelli e due idraulici, zompettano e saltellano per diversi mondi alla ricerca della principessa Peach che viene costantemente rapita dagli antagonisti appunto del videogioco che sono generalmente Bowser e il gorilla di cui non ricordo il nome, scusate. Poi onestamente non sono la prima a pensarlo e a dirlo, ma io credo che a Peach onestamente un pochino gli piaccia essere rapita. O sei proprio una sfigata oppure c'è qualcosa che non va, perché devi stare sempre nelle mani. Vabbè, comunque non ci sarebbe videogioco altrimenti. Comunque sicuramente la maggior parte della gente normale, se avesse deciso di fare una cosa del genere, si sarebbe forse più ispirata al personaggio, al protagonista, quindi Super Mario. Io invece no, ho deciso di puntare. Oddio, non è proprio un antagonista, però non è neanche un amico, se possiamo dire così. Sto parlando della pianta carnivora di Super Mario, quelle che in genere sbucavano dai tubi e tipo ti mangiavano o ti facevano diventare più piccolo. Devo dire, è stato abbastanza semplice, anche se c'è da ricordare che la penna 3D non me l'ha resa molto facile, mi ha lasciato praticamente a metà e praticamente sono rimasta a questo punto qui e niente, quindi mi sono dovuta un po' arrangiare. Mi sono arrangiata come? Con del fimo. Ora, il fimo, per chi non lo sapesse, è una pasta polimerica modellabile, ma è abbastanza semplice da usare, è veramente molto basica e ti permette anche, diversamente dalla creta, la cottura direttamente nel forno di casa. Onestamente si prestava molto alla mia situazione. L'unico problema è che ovviamente non l'ho potuto cuocere, perché se avessi messo la base in plastica che già avevo prima in forno con i pezzi di fimo si sarebbe sciolto tutto. Nella migliore delle ipotesi probabilmente mi sarebbe anche andata a fuoco casa e no. Ad ogni modo devo dire il risultato l'ho trovato molto piacevole da vedere, perché all'aspetto un po' più grezzo
della penna 3D si accosta a quello un pochino più lavorato del Fimo, nel senso che comunque il Fimo risulta più liscio, risulta più omogeneo e sicuramente dà un aspetto un pochino meno grossolano rispetto alla penna 3D. Lo trovo comunque sia un buon risultato. Faulty game, and all the words you speak
I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. No. And all the words you speak
questo è il risultato finito. Diciamo, le parti in fimo sono abbastanza evidenti, sono praticamente tutta la bocca interna e le macchie, mentre l'impalcatura, ovviamente la parte verde con le foglie e la testa, sono in penna 3D. Nonostante si percepisca comunque che il fimo non è cotto, al tatto non risulta morbido e neanche è possibile più modellarlo, quindi in realtà poi la situazione, il problema è risolto. Ovviamente bisogna ricordare che sono due tipi di materiale totalmente diversi, anche la loro lavorazione è decisamente diversa, quindi per ovviare al fatto che non ho potuto cuocere il fimo sono dovuta ricorrere a un altro tipo di soluzione, un po' più forse rudimentale, ed è stata appunto quella della colla. Una volta fondamentalmente terminato il lavoro ho cosparso tutto di colla in modo tale che anche le superfici morbide a un certo punto non dico che si sono proprio seccate, però comunque al tatto non risultano più molli e comunque sono coperte da uno strato di colla che non permette più la lavorazione e le tiene salde all'impalcatura generale. Ad ogni modo, questa era la creazione della pianta carnivora di Super Mario. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e perché no, magari condividete questi video su tutti i vostri social, ovunque, dappertutto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video e ciao! Oh, 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 oh.